Buongiorno, oggi parliamo di recupero acqua piovana con una cisterna e una pompa 12 volt. Vi invito ad iscrivervi al mio canale per avere in futuro ulteriori video interessanti come questi e buon divertimento. Anzitutto, per recuperare dell'acqua piovana sicuramente abbiamo bisogno di un discendente e di un serbatoio in cui raccoglierla. Possiamo anche tagliare il nostro discendente ed inserire una curva per deviare il flusso dell'acqua verso il serbatoio in cui dobbiamo raccoglierla. Io nel mio caso ho utilizzato una cisterna IBC da 1000 litri dotata di un comodo tappo da 13 cm in alto e di un rubinetto in basso che è abbastanza resistente. Attraverso il tappo del serbatoio posso inserire questa pompa ad immersione da 12 volt utilizzata normalmente nei camper. È una pompa da 18 litri al minuto 0,85 bar che mi dà una discreta pressione per irrigare il mio giardino. Ma vediamo uno schema su come realizzare questo impianto di raccolta acqua piovana e recupero per irrigazione del nostro giardino. Innanzitutto abbiamo detto il discendente, il nostro serbatoio e un filtro per insetti e foglie realizzato con una zanzariera doppia posta sull'estremità del tappo in modo da filtrare l'ingresso dell'acqua. Per evitare il traboccamento in caso di troppo pieno, ho inserito, forando la parte alta della cisterna, un raccordo passaparete che mi consente di collegare un tubo per far fuoriuscire l'acqua, magari conducendola ad un'altra cisterna e comunque per evitare problemi. Successivamente ho inserito la mia pompa sommersa, infilandola attraverso il tappo della cisterna fino a 10 cm dal fondo. In questo modo evito di pescare le impurità che si vengono a formare nel tempo. La pompa è alimentata da un suo alimentatore a 12 volt da circa 2 A che è inserito in un contenitore IP44 per evitare appunto che si bagni durante le piogge. Ho effettuato il collegamento di alimentazione di 12 volt con l'alimentatore attraverso il cavo in dotazione nella pompa e il collegamento di un tubo dell'acqua semplice per l'irrigazione. Ho dotato l'alimentatore di un interruttore IP44 posto a disposizione per accendere e spegnere la pompa e quindi far fuoriuscire o meno l'acqua. A questo punto un consiglio: se volete evitare il formarsi della mucillagine all'interno della cisterna, cercate di coprirla con un telo scuro in modo tale che la luce del sole non penetri, che evita appunto la formazione di mucillagini e di alghe che ci costringono a pulirla periodicamente. Ma vediamo all'atto pratico come ho realizzato il tutto. Vedete, questa è la mia cisterna da 1000 litri. Vedete che è ben piazzata a terra, ha bisogno chiaramente di una base molto stabile e resistente perché risulta essere molto pesante. Il discendente che proviene dalla tettoia per appunto il convogliamento dell'acqua piovana, e successivamente abbiamo tutti i collegamenti elettrici all'interno di questa scatola IP44 che protegge l'alimentatore della pompa dalle intemperie e attraverso cui esce il filo che arriva all'interno della pompa. Nel tappo della pompa troviamo un raccordo smontabile che ho inserito con un filo di ferro per convogliare meglio l'acqua piovana e successivamente il filtro realizzato con una zanzariera ed un collarino in ferro che lo blocca sul tappo. In questo modo sarà facile rimuovere la zanzariera e pulire periodicamente il filtro dai residui di insetti, foglie e quant'altro. Lo scopo di questa zanzariera è anche evitare che si formino zanzare all'interno del nostro serbatoio. Tiriamo fuori la pompa per vedere come è collegata. Vedete il tubo in PVC per l'acqua e il cavo di collegamento elettrico. La nostra pompa da 12 volt 19 litri al minuto, il connettore, la fascetta per stringere il tubo dell'acqua, e sotto troviamo la girante
da cui viene aspirata l'acqua all'interno della cisterna. Questo tipo di pompa viene utilizzata all'interno dei camper per tirare l'acqua nei lavandini e ha un costo che si aggira intorno ai 30-40 euro. La comodità è che può essere inserita facilmente all'interno del tappo perché ha delle dimensioni molto contenute. Il tappo ha un diametro di circa 13-14 cm e quindi può ben ospitare la nostra pompa ad immersione. Il nostro collegamento volante è realizzato con due morsetti a 12 volt e il tubo dell'acqua che parte e arriva nel piano superiore. Una volta pulita la zanzariera possiamo rimontarla con la nostra fascetta in ferro fai da te e passare a vedere altri particolari. Vediamo come è realizzato il raccordo passaparete. Eccolo qui, forando la parte alta della cisterna ho realizzato questo troppo pieno che scarica direttamente in mezzo al bosco e mi evita dei pericolosi allagamenti allorquando si verifichino delle piogge torrenziali. Ma vediamo come viene caricata l'acqua. Abbiamo il nostro annaffiatoio, inseriamo la lancia della nostra acqua, della nostra cisterna, accendiamo la pompa, quindi accendiamo l'alimentatore a 12 volt. Io in un mio precedente video ho illustrato come realizzare un circuito di troppo pieno che interrompe il flusso dell'acqua allorquando l'acqua raggiunge il livello troppo pieno. In questo caso vedete il sensore, non appena arriverà l'acqua al livello interromperà il flusso d'acqua per poi farlo ripartire allorquando il flusso dell'acqua si riabbasserà. Per maggiori informazioni su questo circuito di controllo del livello acqua vi invito a visionare il relativo video. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale e vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.